Ben ritrovati al consueto appuntamento Cucinare con PhotoArt. Sì, è vero, sembra una rubrica di cucina, in realtà, o in parte, per meglio dire, lo è. Stiamo parlando delle cose da dar da mangiare ai nostri amici. Allora, che cosa possiamo mettere nel Bear Garden? Nel Bear Garden dobbiamo anzi mettere una varietà di semi, di bacche, di elementi nutrienti. Li vediamo uno per uno in questo video che ho preparato, che serve giusto per orientarvi un pochettino. Come sapete, potrete trovare in rete moltissime informazioni a riguardo. La cosa importante, che è la più importante, è quella che dobbiamo dar da mangiare soltanto nei periodi durante i quali non si trova ricchezza e abbondanza di cibo in natura, quindi soprattutto dalla metà o fine autunno, ovviamente vi regolerete in base alle temperature, fino alla primavera, perché non dobbiamo eccedere nella nostra voglia di nutrirli, di vederli, perché la natura provvede sempre a se stessa. L'altra cosa fondamentale, vi ho detto sono due, non solo cibo ma acqua. Fondamentale, l'acqua. Andiamo a vedere. Cominciamo da quello che ho davanti. Cominciamo dai semi di grano turco, dal mais. Ovviamente i semi, così come li comprate, sono troppo grandi per tutti gli uccelli, non tutti riescono a mangiarli. Ecco perché, come vedete, io gli do una bella macinata, li mettete nel frullatore e diventano di varie misure, in modo che possano accontentare un po' tutti gli uccelli. Quando lo mettete nella mangiatoia, avrete quindi del mais, del grano turco, come vedete qualcosa è addirittura ridotto in poltiglia, e invece abbiamo ancora dei semi che sono quasi interi, e quindi sia per gli uccellini, quelli più grandi, che quelli un pochettino più piccoli. Poi un'altra cosa che potete trovare in casa e che magari le vostre mogli, fidanzate, morose che hanno, è un po' di uvetta. Un po' di uvetta di quella passa, la mettete un po' magari in acqua se è troppo secca, in modo che riviene un pochettino, e poi anche questa va messa. Ovviamente cercate di rendere tutto un mix, perché molti mangiano alcune cose ma non ne mangiano altre e viceversa, quindi bisogna avere la varietà. Per esempio questa e avena. L'avena non accontenta tutti quanti, ma è un nutriente che non deve mancare, insieme ai semi di lino che ora vi faccio vedere. Quindi anche questa magari non in spiga, che diciamo non è gradita a tutti, però cercando sempre di mischiarli, magari invece che fare il mix come per esempio questo qui che è già pronto, fate dei mucchietti, tanto poi ci pensano loro a sparpagliarli, ma con i mucchietti potrete anche individuare e capire bene qual è l'uccello che mangia il grano turco però non mangia il lino, e viceversa. Quindi se è una cosa, quella del Bear Garden, che vi interessa non solo dal punto di vista fotografico, perché sapete che tutto nasce e muove dalla mia professione, ma se vi appassionate, come è successo a me, anche di queste specie di uccelli, è molto interessante vedere cosa mangia l'uno e cosa mangia l'altro. Cosa abbiamo qui? Abbiamo un altro, come vi dicevo, un mix che è molto gradito. Questi sono semi vari, panico, miglio, soprattutto poi il girasole, alcune specie come le cince, ma anche altri uccelli gradiscono molto i semi di girasole, ed è anche bello vedere come se li spezzano, come se li smangiucchiano. Anche questo, come vi dicevo, è un mix già precostituito, quindi è abbastanza vario dal punto di vista energetico, dell'apporto energetico. Date sempre comunque varietà, questo è l'imperativo categorico. Poi vi faccio vedere anche invece dei semi di girasole quasi in purezza, oppure come ho qua, perché avendo diversificato molto le mangiatoie cerco di, come vi dicevo, di studiare un pochettino il comportamento degli animali, anche diversificando gli alimenti, quindi soltanto di un certo tipo piuttosto che mischiati. Un altro elemento che non deve mancare mai in una mangiatoia, ovviamente per chi li ha in giardino in maniera naturale non servirà acquistarli, sono le bacche. Sono bacche varie, gli uccelli sono molto ghiotti di queste cose, non tutti. Scoprirete che al contrario di quello che potrebbe così essere
nel pensiero comune non tutti gli uccelli mangiano queste bacche. Anche queste ne mettete un pochettino insieme agli altri, non serve mettergliene una valanga, lo mischiate, e questo è un altro alimento che non deve mancare perché è molto nutriente, aiuta il piumaggio, aiuta tutto l'organismo. Sono i semi di lino. Beh, del resto non devono mancare neanche nella nostra alimentazione. Il seme di lino è un seme molto ricco, molto energetico e molto gradito anche, ho visto un po' a tutte le specie. Qui veramente c'era un mandorlato al miele di acacia, ma ormai è il Natale scorso, diciamo, ha finito la sua esistenza. Quello che invece è un altro alimento molto molto apprezzato dai nostri uccelletti sono i semi di canapa. Anche questo, la canapa in questa maniera è molto gradita, molto ricercata, quindi non deve mancare nei vari mix oppure nei mucchietti che fate. E dove troviamo tutte queste cose qua? Allora, o le trovate nel consorzio agrario oppure nei negozi che vendono mangimi per animali. Il mio consiglio è: cominciate con delle cose che avete a casa. Continuo a mostrarvi altre cose, perché non ci sono soltanto come si dice, gli uccelli che mangiano queste cose, ma ci sono anche gli insettivori. Allora, per gli insettivori, che ovviamente hanno meno esigenze di procacciarsi, di trovare, scusate, il cibo perché se lo trovano in natura, esistono insetti essiccati, esistono esche di ogni tipo, però devo dire che gli insettivori, a differenza un po' degli altri, dei granivori e degli altri tipi di uccello, se la cavano bene anche in inverno. Poi c'è un'altra categoria: se volete avere scoiattoli, ghiandaie e picchi, non vi devono mancare queste: un po' di ghiande, un po' di nocciole e noci, perché come avete visto vengono messe nell'incavo dei vari rami, nell'incavo delle nicchie che scaviamo nei tronchi, e sono molto apprezzati e graditi. E poi altri prodotti che senza dubbio avrete già visto: per esempio queste sono delle palle per le cince, per la cinciarella, si appendono e vengono qui a sbecchettare. Queste sono molto utili secondo me quando per esempio dobbiamo assentarci un pochettino e non possiamo stare a seguire il nostro giardino per magari un paio di giorni. Basta lasciare queste e si arrangiano, hanno sempre da mangiare qualche cosa, piuttosto che la mangiatoia, che magari, che so, può essere presa d'assalto perché è stata una nottata particolarmente fredda, e quindi troviamo qui un alimento pronto, disponibile e molto gradito soprattutto. Può essere confezionato così oppure anche in stick, in forma di stick. Questo, come vedete, è uno stick circolare, lo potete mettere nel posatoio, infilarlo nella mangiatoia, come volete voi, è facile sistemarlo. La composizione è sempre la stessa, ci sono dentro un po' di frutta secca, un po' di semi, e sbecchettando se li mangiano tutti molto volentieri. Adesso siamo davvero pronti per cominciare a mettere questi semini nelle mangiatoie e goderci lo spettacolo della natura. Vi ricordo, perché è veramente importante, non fatelo per tutto l'anno, magari spinti dalla voglia, dal piacere di vedere gli uccellini da voi, perché sono alimenti che vanno bene per l'inverno, cioè rendono disponibili sostanze e degli aiuti, quindi degli integratori, che non si trovano nel periodo invernale. È un po' come se dessimo da mangiare continuamente dei panini e delle merendine ai nostri figli. Non gli farebbe bene, gli va bene d'inverno, quando effettivamente ci sono delle difficoltà. Lo dico spesso nei video, quindi forse mi ripeto, un uccellino riesce e può perdere parecchio peso quando c'è una notte fredda, quando fa freddo. Ecco perché mangiano spesso in continuazione. Quindi per l'inverno, mi raccomando. E a voi, grazie a tutti, vi aspetto al prossimo video, dove parliamo invece di come preparare una bella mangiatoia con quello che abbiamo in casa e magari con gli avanzi. Ciao a tutti!